Ciao, sono Davide. Allora oggi prepariamo lo speck. Allora, me l'avete chiesto in tanti, io ho sempre un po' aspettato a farlo perché comunque la fase di affumicatura dello speck io la faccio in forno e non tutti hanno un forno che può affumicare, però alla fine magari potete utilizzare uno smoker o affumicarlo poi col barbecue. Però andiamo a vedere la preparazione. Innanzitutto abbiamo bisogno, per fare uno speck intero naturalmente, di un prosciutto di maiale. Io mi sono procurato un prosciutto di maiale che circa è sui 12 kg, non è grandissimo, e andiamo a vedere come andarlo a squadrare e a approntare proprio per poi fare uno speck. Allora, innanzitutto questo prosciutto non ha l'osso del traculo, ha soltanto l'ossicino qua dell'anchetta. Andiamo a tirare via lo stinco. Mi raccomando, la cotica è da preservare perché lo speck va fatto con la cotica, quindi va lasciata la cotica. Allora, tiriamo via lo stinco che non ci serve, nello speck non viene utilizzato, quindi stando sempre attento a non rovinare la cotenna, vado a tirar via il mio stinco. Cerco di lavorare a favore di camera perché possiate vedere quello che sto facendo, quindi regolarmente sono un po' scomodo. L'importante in questa lavorazione sarebbe il non forare la carne, non andare proprio con la punta del coltello all'interno della carne, perché più tagli ha, più potrebbe avere difetti lo speck. A questo punto tiro via l'ossicino qua davanti che è rimasto dell'anchetta. Adesso si tratta di aprirlo in due e andare a tirare via l'osso, io lo chiamo l'osso del frullo. Quindi è da aprire la fesa, esattamente come se lo stiamo disossando proprio per farci proprio i pezzettini di carne, le bistecche. Quindi andiamo a staccare la fesa dalla noce e dal sottofesa, noi lo chiamiamo sottofesa. Ecco, guardate, la fesa praticamente è già staccata, la dobbiamo aprire in questa maniera. Ecco, questa qui naturalmente non viene buttata, questa qua si utilizza per fare delle bistecche, naturalmente viene tolta via la cotica da qua e questo qua è un ottimo pezzo da bistecca. Oppure su nel Trentino la affumicano e la usano anche questa qua come se fosse uno speck, gli danno un fumo più intenso ed è una carne veramente buona, ma questo qua poi le parliamo più avanti. Bene, a questo punto è rimasto da tirar via l'osso, in questa maniera. E praticamente lo speck, vedete, ha la forma di un cuore. Adesso lo vado a rifilare bene, tiro via tutto il grasso, tutto questo sangue in eccesso, tutti i pezzettini di ossicino che sono rimasti, e lo speck praticamente è pronto, il taglio dello speck.
Allora, una volta pulito bene, tolettato bene il nostro pezzo per fare lo speck, perché ancora non è speck, vi faccio vedere anche dietro la forma, guardate la forma che ha. È il momento di preparare la concia e il sale. Allora, intanto io utilizzo del sale medio, di grana media, marino. Utilizzo quello di Cervia, ma non è essenziale. Potete, anche se non avete il sale medio, fare un misto fra grosso e fine. Comunque la dose che io utilizzo sono 25 grammi per chilo di carne. Mi è rimasto 6,2 kg il pezzo. Quindi ho preparato il sale, che sono 150 grammi di sale, 160 perché per i 200 del peso. Ho preparato 10 grammi di pepe, ci andrebbe 1 grammo a chilo, 1 grammo ogni chilo di carne, quindi sono circa 6 grammi. Io ce ne metto 10 perché mi piace un po' più, ok? Quindi 10 grammi di pepe, 160 grammi di sale, vado a mescolare. Poi ho preso una trentina di bacche di ginepra e le ho schiacciate col mortaio e vado a metterle dentro alla concia. Poi c'è chi ci mette il rosmarino, ci può mettere tante cose. Io vi faccio vedere la mia preparazione, molto semplice e sempre efficace. Prendo 3 foglie di alloro e con una forbice ce le vado a sbriciolare dentro, diciamo. Una bella mescolata, naturalmente. Prendo un contenitore abbastanza capiente da poter contenere lo speck, ci metto già sotto un po' di sale e lo inserisco dentro. Non vi preoccupate della forma irregolare del pezzo di carne perché stagionando ha un calo peso esagerato, calerà fino anche il 40%, quindi dopo prenderà delle forme più squadrate, diventerà, ve lo dico perché poi per esperienza ho già visto com'è il risultato. Allora, massaggio naturalmente, cerchiamo di far andare il sale dappertutto. Io ho un po' di sale, me lo tengo da parte perché durante la prima fase, che è quella della mora, della marinatura diciamo, sicuramente vedrò che mancherà in alcuni punti del sale, andrò ad aggiungerne un pochettino. Allora adesso in frigo 4 gradi per 7-8 giorni. Ok, poi si vede più o meno a occhio, vedete che la carne cambia colore e si rassoderà e tenderà un pochettino a raggrinzirsi, ecco. Comunque 7 giorni, abbiate cura tutti i giorni di andarlo a girare e dargli una massaggiata, ok? Così il sale si distribuisce e penetra meglio nella carne. Se vedete che poi ci sono dei posti, dei buchi vuoti di sale, ce ne andate a mettere il pizzichino con quello che vi è rimasto. Ci vediamo fra 7-8 giorni che andiamo ad affumicarlo. Allora, sono passati 8 giorni, ho tenuto 8 giorni sotto mora il mio pezzo di speck, è giunto il momento di andarlo ad affumicare. Però prima di affumicarlo lo devo un po' asciugare e tamponare. Quindi non lo sciacquerò né con acqua né con vino, lo lascerò così e vado soltanto un pochettino ad asciugarlo. Guardate già dalla consistenza della carne, si è proprio irrigidito, è diventato molto più sodo e anche il colore della carne è diventato molto più scuro. E ci do solo una piccola asciugata, una tamponata.
Ecco qua, vedete come ha già la forma del classico speck. Allora, per affumicarlo ci possono mettere le corde, ma ce le metto dopo. Io utilizzo i ganci perché sono un pochino più robusti. Ci metto 2 ganci proprio dopo nei fori che si creeranno, andrò a metterci delle corde. Cercate di prendere anche la cotica, così resiste di più a peso, visto che dovrà rimanerci per un po' in affumicatura. Ecco fatto. Io lo attaccherò alla griglia del forno, all'ultimo piano. Naturalmente io sono avvantaggiato perché ho un forno bello capiente. Come vi dicevo all'inizio, chi non ha un forno del genere, immagino che nessuno abbia un forno così in casa, oppure se fate un pezzettino più piccolo ci sono i forni affumicatori anche a casa. Si può fare nello smoker, che è una specie di barbecue fatto apposta, dove il carbone e i legnetti che andranno a profumare, ad affumicare lo speck, vengono messi da una parte, il fumo viene convogliato e la carne rimane dentro il fumo senza dover subire calore. Senza dover subire calore, perché questo speck andremo ad affumicarlo e non dovremo mai superare una temperatura di 20 gradi, proprio è il massimo. Credo che lo dica anche il disciplinare. E non si deve, perché se voi mettete a diretto contatto con anche una piccola brace andremo oltre i 40 o i 50 gradi e comunque la carne andrebbe leggermente a cuocersi, avete capito? Quindi bisogna farlo a freddo. Quindi io imposterò il forno a 20 gradi ventilato, perché il mio forno sopra ha 2 cannette, dove una è l'aspirazione dell'aria e una dove butta fuori l'aria calda, l'aria, insomma, il ricircolo d'aria. E tramite questo attrezzo che vi ho fatto vedere anche in altri video, faccio vedere che ho già messo a scaldare i legnetti. Sono chips di faggio. Io uso il faggio perché è un legno che ha poche resine, non ha resine all'interno. Usate il faggio o usate dell'albero da frutto, del legno di albero da frutto, ok? Voglio però metterci assieme alle mie chips delle bacche di ginepro. Ci metto le bacche perché non sono riuscito a trovare dei rametti. Se trovate dei rametti di ginepro, che sono aghiforme, assomigliano un po' al rosmarino, li fate a pezzettini piccoli e li mettete qua in mezzo ai legnetti, perché vanno a profumare, vanno a dare un aroma poi alla fumicatura particolare. Quindi, non avendo trovato quelli lì, io ho qualche bacca di ginepro che ho rotto grossolanamente così col mortaio, ce le vado a mettere dentro, andranno a profumare il mio fumo, diciamo. Ok? Quindi adesso questo cassettino qua andrò a appoggiarlo sopra il forno. Da questo tubo che vedete qua uscirà del fumo, va a finire proprio nella cannetta d'aspirazione del forno e il fumo andrà in circolo all'interno del forno, diventerà proprio una camera di affumicatura praticamente. E c'è da dire che questa operazione è da fare, io la faccio per 3-4 giorni di fila. Un carico dei miei chips all'interno di questo fornellino mi dura circa 2 ore, quindi io per 2 ore lo lascio andare tranquillamente. Poi quando è finito il legno lo spengo, lascio lo speck tutta la giornata con il fumo dentro al forno. Alla sera lo tiro fuori, lo speck, lo rimetto in frigo. Il giorno seguente ripeto l'operazione per altre 2 ore e alla sera lo metto in frigo per 3 volte, per 3 giornate. Se il terzo giorno sento che la carne ancora non ha un buon profumo di affumicato, lo faccio anche per un quarto giorno. È una cosa un po' lunga, un po' brigosa, però vedrete che alla fine otterrete un risultato veramente eccezionale. Darà un buon aroma alla vostra carne. Quindi procedo, vado a inserire il mio speck nel forno e attaccarci la fumicatura. Ecco, guardate, questa qua è la sistemazione che gli ho dato. Via.
Bene, direi che ci possiamo vedere alla fine del processo di affumicatura, quindi fra altri 3-4 giorni. Ecco qua. Dopo 3 giorni, come vi dicevo, 2 ore di fumo, poi forno spento fino a sera, all'interno il nostro pezzo di speck. Guardate che colorino che ha preso e che profumo che fa, esagerato. Vi faccio vedere anche dietro, guardate il colore che ha preso la cotica. Ecco, adesso siamo pronti per metterlo in stagionatura. Quindi ci andrò a fare 2 forellini che ci ero già fatti con i ganci. Prendiamo la corda. Ecco qua, pronto per essere appeso. Lo appendete in cantina adesso che comincia a far fresco, 10-12 gradi, non ci deve essere tanta umidità, basta il 60-65%, perché questo non è un salame, non ha il budello, non ha bisogno di tantissima umidità, anzi deve andare ad asciugarsi, quindi il 60-65% di umidità è sufficiente. Me lo tenete almeno 3 mesi, 90 giorni, poi lo controllate, lo andate a tastare, sentite voi. Vedete un po' il grado di tenerezza, più stagionato, un pochino più sodo, andate avanti con la stagionatura, o se vi piace un pochettino più morbido vi fermate. Comunque adesso andremo a fare una prova assaggio dello speck che ho fatto io 3 mesi fa e vi faccio vedere com'è venuto. Allora, eccoci qua, questo qua è il mio speck, lo vedete sotto vuoto, perché io a fine stagionatura me lo metto sotto vuoto perché così si compatta un pochettino meglio e l'aroma di affumicato rimane più intrinseco dentro lo speck. Quindi io appena lo tiro via dalla stagionatura lo metto sotto vuoto e lo conservo sotto vuoto. Infatti questo qua è lo speck che io ho preparato il 26, quindi a giugno, e ha 90-95 giorni. Quindi andiamo ad aprirlo. Naturalmente conservato in frigo, dopo conservato in frigo. Andiamo a tagliarlo in 2. Questo qui era leggermente più piccolino come speck, come prosciutto. Guardate che spettacolo, guardate che spettacolo di speck. Allora andiamo a fare la degustazione come fanno in Trentino, quindi una fettina un po' altina. E poi a listelline, anche se a me piace molto anche tagliato sottile. È morbido, a me piace così, però se voi volete andare più avanti con la stagionatura per renderlo un pochettino più stagionato, tranquillamente andate avanti anche un altro mese o 2. Più sta lì più diventa, più si asciuga e più diventa sodo, insomma. Allora vado a fare questo assaggio. In Trentino lo degusti a striscioline così, a fiammifero, con un po' di pane. Io ho del pane del mio amico Manfredi, Gianmarco, che saluto, grazie. Molto buono, se no la uso del pane nero, del pane particolare. Comunque a me piace così, vi faccio vedere come lo degusto io. A vostra salute. E niente, questo è quanto. Quindi a fine stagionatura, quando decidete che lo speck è pronto, quindi andate un po' a tastarlo, a sentirlo,
se è sodo, poi è giusto anche andare a sentire se ci sono delle parti molle dove non ha preso il sale, state attenti, mi raccomando. Andiamo contro a il periodo freddo, quindi il rischio mosche è difficile che ci sia, però se lo tenete riparato con una zanzariera attorno o fate in maniera che non ci vadano insetti è meglio. E niente, questo è il mio spec, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete delle domande me le fate qua sotto. Sotto al video vi metto gli ingredienti, le dosi che ho utilizzato per fare, perché faccio io il mio spec personale naturalmente. Chiaro che io non ne faccio per la vendita, lo faccio solo per uso personale, quindi vedete, finisco questo e viene pronto quell'altro. Poi adesso che l'ho diviso in due, lo conservo sotto vuoto, lo posso tagliare anche in quattro, faccio 4 pezzettini, me lo metto sotto vuoto con la mia macchinetta, mi tiro fuori il mio pezzettino all'occorrenza e vado a mangiarmi lo speck sempre profumato in qualsiasi momento. Va bene. E qua trovate la mia icona che se ci cliccate sotto vi iscrivete al canale, se vi iscrivete per me è molto importante, sono molto contento. Da questa parte la campanella che se l'attivate vi arriveranno le notifiche quando pubblicherò nuovi video. Sotto trovate tutti i miei social, Facebook, Instagram, TikTok e TikTok e vi aspetto anche là e un saluto da Davide al prossimo video salume. Ciao a tutti. Mamma, vuoi sentire il mio speck? Questo qua è quello che ho fatto 3 mesi fa. 3 mesi? A giugno. Come quello che hai fatto l'altro giorno? Come quello che ho fatto. È un po' morbido, però è buono. Mi viene via la dentiera. Beh, quando sai le fettine sottili. Sì, beh, si può tagliare sottile. Ma ti viene via la dentiera? Ma che dentiera. Non ce n'ho dentiere io. A 70 anni non ho dentiere. Buono. Sì. Fammi registrare che poi i miei nipoti mi dicono: zia, ti ho visto. A vedere la pizza che sfilava. Dico, era divertente.